Ciao amici e bentornati in questo strano giro pesca. Se avete visto il video della scorsa settimana saprete che la nostra missione era quella di arrivare fino ad Halong Bay senza utilizzare tour organizzati, cosa tutt'altro che scontata, ma ce l'abbiamo fatta. Il primo step è stato quello di prenotare un minivan che loro chiamano limousine al costo di 9 euro per circa un'ora e mezzo di tragitto. Siamo arrivati ad Halong Bay e poi abbiamo speso un'intera giornata per cercare di capire come funzionasse. C'è un porto principale da dove partono tutti i tour che non ci è sembrato particolarmente conveniente. Dentro ci lavora un ragazzo che si chiama Tony insieme ad un'altra signora, sembrano un po' il gatto e la volpe, quindi non ci hanno dato molta fiducia. Allora ci siamo fatti un giro e abbiamo trovato un altro porto secondario più piccolo da cui poter partire. Si chiama Amethyst Cruise. In entrambi i casi il costo della crociera più economica ammonta a 45 euro. Ma nella soluzione che abbiamo scelto noi, le barche non sono cheap, i gruppi sono da 20 persone anziché da 40 e il tour dura circa 2 ore in più. Quindi a voi la scelta, ma noi ci siamo trovati decisamente bene. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutto il mio viaggio in Vietnam e poi andiamo a vedere insieme la seconda meraviglia del mondo naturale. Ci hanno appena servito questo tè di... non lo sappiamo. Probabilmente questa è una foglia. Questa è una foglia. L'odore è sgradevole, il sapore è un po' meno, dai. No, non è d'accordo. Allora, secondo me ha a che vedere con il riso. Comunque l'abbiamo chiesto alla ragazza che lavora sulla barca. Ci ha detto un nome della pianta che non abbiamo capito e quindi adesso è andata a prendere il telefono per spiegarcelo. Lemongrass, ok, fantastico. Thank you. Dai, guardate quanto è carino. Comunque adesso ci hanno chiesto di spostarci al piano di sopra. Lei sta cercando di venderci la frutta, incredibile, con la sua barchetta. Questa è una delle cose meravigliose che succedono qua e succedono spesso. Anche all'interno dei fiumi ci sono barche che si accostano per cercare di venderti la frutta. Adesso che ci stiamo avvicinando verso queste formazioni calcaree che vedete alle mie spalle, un minuto direi storia per spiegarvi un po' quelle che sono le leggende che accompagnano la baia di Halong Bay. La leggenda narra che quando i vietnamiti iniziarono a combattere l'invasione cinese, gli dei scesero in soccorso dal cielo sotto forma di dragoni sputa e gioielli, che poi si sono reificati in appunto isole, 2000 isole, per ostacolare l'invasione cinese, quindi aiutarli. È l'aiuto di Dio diventato cosa naturale e questo io lo trovo bellissimo. Tra l'altro, curiosità molto carina, eccola lì! È esattamente la stessa che c'è sul pezzo da 200. E poi è buffo che a ogni, diciamo, composizione loro cercano di dare un nome, probabilmente per ricordarsele e per orientarsi all'interno di questo super labirinto. Però è molto carino, vi faccio vedere il bacio dei polli. Ci vuole un po' di fantasia, però diciamo che questo è il bacio dei polli. Domanda a cui non siamo riusciti a dare una risposta. Secondo voi che barche sono? Che cosa trasportano? Pescherecci probabilmente no, anche perché appunto riflettevamo sul fatto che attrezzatura per pescare sopra non ce n'è, però non riusciamo a capire. Fatecelo sapere nei commenti. Diamo un'occhiata a cosa offre questo pranzo. Tra l'altro, cose strane che abbiamo trovato nel nostro buffet: una tinozza di gelatine in 3 colori, così a caso. Allora, questo è il nostro pranzo: spaghetti con il pesce, riso con il pesce, una maletta di pollo che non si vede, delle patate fritte e qui altro pesce, questo tipo sushi. Vai, vai! Marco assaggerà la jellyfish salad. È la prima volta che mangi la medusa? Com'è? Meglio di vedere una frutta. Ok. Assaggio la medusa per la prima volta nella mia vita. Non è per niente... non è per niente schifosa. È buona. E è croccante, cioè è un mix tra gelatina, però si sgranocchia. Buonissima la medusa. Che figo. Per concludere il test sulla medusa, comunque è dura, cioè si
sgranocchi, è croccante e ha un sapore molto dolce, quindi completamente diverso da come me l'aspettavo. Come potete vedere, piatti vuoti, pranzo buonissimo, ci è piaciuto un sacco, peccato che stiamo pranzando alle 11:30, quindi non è che la fame sia tantissima, però super buono. Ma non siamo da soli in questa crociera. Comunque la casetta lassù in cima al suo fascino. Non so se riuscite a vederla. Sì, eccola. Bello, molto bello. Ma soprattutto la mega parabola lì accanto. Cosa serve? Se il monaco è in ritiro spirituale non dovrebbe guardare la televisione, credo. Finalmente si inizia a fare sul serio. Giro in kayak in completa autonomia. Ovviamente sto facendo pagaiare Cap tutto da solo. Sei bravissimo, Cap. Sto anche tirando le mani. Che spettacolo. Ho incontrato anche dei veri pescatori con le canne di bambù che pagaiano coi piedi. Sono i numeri 1. Cioè non ho assolutamente voglia di dire niente. Lo dicono loro. Guarda le scimmie. Io amo le scimmie, avvicinati, ti prego. Che spettacolo la natura. Lei è troppo grassa. Ecco, vederle nella natura libere così è proprio una bella soddisfazione. Guarda lei com'è piccola. Giro in kayak finito. Adesso ci godiamo un po' di cielo prima di scendere di nuovo per entrare all'interno di questi faraglioni. Eccoci arrivati dentro. È pazzesco pensare che ci sono voluti 20 milioni di anni per creare tutto questo. Se siete amanti soprattutto dei viaggi naturalistici, non vi perdete questo posto perché vi innamorate. Allora, fare le cose per conto nostro è stata sicuramente un'ottima idea. Il tour è meraviglioso, ovviamente molto turistico, nel senso ci sono un sacco di persone che camminano insieme a noi avanti e indietro, perché merita vederlo poi effettivamente. Bellissimo, sono super contenta. È enorme, tutto vuoto. Guardate quanto è bello. E tra l'altro, ora che ci siamo entrati dentro, ha anche molto più senso la leggenda del dragone che sputa gioielli, perché questi sono veramente dei gioielli preziosissimi, bellissimi. Adesso stiamo salendo 1 milione di scalini per vederci la baia dall'alto. Ce l'abbiamo fatta! Siamo in cima! Yes! Un paradiso effettivamente. Ora che si è aperto anche il cielo, è bellissimo. Siamo scesi dalla barca e siamo arrivati a T-Top Island. Un altro 1 milione di scalini e poi arriviamo in cima. Ho la resistenza di una vecchia di 80 anni. Ho fatto sì e no 100 scalini, sto morendo. Siamo quasi in cima? Ma è vero. Ha mentito. Aiuto. Ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in cima. È bellissimo. Una fatica incredibile. Ecco il tempietto di prima che si vedeva dalla barca. È un punto panoramico. Le antenne comunque non me le spiego. Siamo arrivati alla fine di questa giornata diversa dal solito. E adesso un bel bagno in piscina. Quindi io finisco la mia giornata a bere la birra nella piscina mentre il povero Cap rimane a sedere al tavolino perché si è fatto il tatuaggio da poco e quindi non può fare il bagno. Bravo. Mettici una gamba sola. Cioè, mentre io mi sto facendo il bagno al sole, questa è la scena davanti a me. Guardate. Si coprono dal sole.
Dio santo, ma si deve vivere male in quel modo però. E proviamo a assaggiare queste che sembrano tipo nuvole di drago del ristorante cinese, ma secondo me sono dolci. Spero. No. Non sono di niente.